Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, studio alla Facoltà Scienze Storiche dell'Università di Torino. Benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia e oggi continuiamo col secondo capitolo della storia della democrazia diretta. In questo video vorrei continuare il discorso che ho iniziato nel precedente. Se nel precedente ho parlato della storia della democrazia ateniese, l'ho divisa in tre tappe: la prima democrazia, la democrazia di Clistene, la democrazia radicale e quindi la democrazia periclea e poi infine la democrazia del IV secolo. Ebbene, in questo periodo, ma soprattutto per quanto riguarda il quarto, ricordiamo che è il secolo che abbiamo più fonti, vorrei un attimo tratteggiare e analizzare secondo le quattro chiavi di lettura, che sono la partecipazione, l'uso dell'elezione o del sorteggio, la rotazione delle cariche e infine il tema che ho presentato come democrazia sociale, cioè qual è l'idea che sta dietro a un regime democratico, come si configura, come immagina appunto la società, come vivono i cittadini dentro questo regime. Ebbene, attraverso queste quattro chiavi di lettura vorrei analizzare gli organi più importanti di governo. Le fonti che ho usato per questo video sono le stesse e vi invito anche ad approfondire delle altre. Di Domenico Musti, Democratia, di Luciano Canfora, Il mondo di Atene, e per quanto riguarda il IV secolo, Hansen con la democrazia del IV secolo. Ovviamente c'è una valanga di saggi da quale si può partire. Io ho preso da questi, ma ovviamente vi invito a fare diversamente, vi invito anche nei commenti a lasciare la vostra opinione, perché no, anche qualche critica. Prima di analizzare gli organi più importanti, gli organi di governo più importanti della Atene democratica, che sono l'Ecclesia, la Boulé, ovvero il Consiglio 500, i tribunali popolari, i magistrati e in particolare l'organo più importante che è il Consiglio di Strategoi e infine il Consiglio dell'Areopago. Prima di fare questo dobbiamo appunto fare una premessa fondamentale della differenza tra gli antichi e i moderni. Ovviamente noi moderni, nella nostra Costituzione, nei nostri stati, nei nostri regimi, abbiamo presente il principio della separazione dei poteri e quindi quel bilanciamento dei poteri, quell'idea che per evitare un eccessivo, che un potere domini rispetto ad altri, un potere, ad esempio l'esecutivo, diventi troppo autoritario, o magari per quanto riguarda il potere dei giudici, quindi per evitare ci sia una sovrapposizione di potere, il pensiero, la tradizione repubblicana e liberale, quando penso repubblicana pensiamo a Machiavelli, quindi siamo all'inizio dell'età moderna, la separazione dei poteri è stata concepita formalmente da Montesquieu, appunto grande illuminista della metà del Settecento, e quindi questa idea comunque sta alla base di creare potere contro potere e quindi in questo modo bilanciare i poteri di uno Stato, evitare che uno di questi poteri aumenti. E quindi secondo Montesquieu la divisione dei poteri divide i poteri tra il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, e quindi questi tre poteri volutamente devono andare uno contro l'altro, si devono sorvegliare a vicenda. Tutto questo è una premessa che dobbiamo sempre tenere ben presente, non era presente nella mentalità degli antichi, non solo ad Atene. Ebbene, infatti, in particolare ad Atene, il principio del Kyrios Odemus, cioè il popolo sovrano, caratterizza, come abbiamo detto nel video precedente, la democrazia ateniese, ed è proprio il pensiero democratico puro antico. Come questo principio prendeva forma attraverso l'assemblea a carattere plenario, ovvero un organo collegiale in cui tutti i membri avevano il diritto e il dovere di partecipare. L'assemblea aveva il carattere, si viveva del momento politico e normativo per l'amministrazione della città. Inoltre, un altro principio, un'altra sfumatura del Kyrios Odemo è la dicasteria, cioè i tribunali popolari, e quindi in questo luogo si viveva il momento giudiziario.
E in particolare lo storico Finlay vede nella democrazia, nell'Atene, un esempio di democrazia diretta, in particolare nell'assemblea è presente il cuore di questo regime democratico diretto. Questo perché l'assemblea è un'istituzione nella quale è la forma suprema della sovranità popolare unita alla forma di autogoverno, e quindi sovranità popolare più autogoverno è il cuore della democrazia diretta. E in particolare nell'autogoverno, nell'autoamministrazione, autogestione, ebbene, si vede che ad Atene era assente una burocrazia, ovviamente una burocrazia in senso moderno, di stati moderni, tutto ciò non c'era. E quindi per queste ragioni una sovranità popolare, una forma di autogoverno, autoamministrazione, e quindi, in terzo punto, l'assenza di una burocrazia, come la intendiamo noi oggi, secondo lo storico Finlay, fa di Atene una democrazia diretta, un esempio storico di democrazia diretta. Ebbene, abbiamo appena detto appunto che gli antichi non vivevano della separazione dei poteri, e questo perché gli organi di governo avevano più funzioni, come ha sottolineato lo storico Ober. Pensiamo alla Boulé. La Boulé aveva una funzione sia politico-amministrativa, e quindi di fatto rappresentava il territorio nel cuore della città, come poi adesso andremo a vedere che cos'è il Consiglio del Cinquecento. Erano i rapporti fra città e tutto quanto il territorio, tutte quante le 10 tribù. Ma aveva anche compiti politici, come ad esempio poteva emanare dei decreti, e quindi la Boulé rivestiva, oltre a un potere amministrativo, anche un ruolo esecutivo. Poi, come vedremo, in casi eccezionali la stessa Boulé poteva rivestire le vesti di un tribunale secondo una specifica procedura. Quindi qui si vede come per gli antichi la separazione dei poteri sono poteri distinti, ci sono istituzioni che fanno solo quello e sono anche l'une contro le altre. Pensiamo al Parlamento, il potere legislativo controlla e va contro se altri organi vanno fuori dall'orario di competenza. Il potere esecutivo, il governo è il potere esecutivo e formalmente dovrebbe fare solo quello. Poi appunto nella prassi di tutti i giorni dei nostri stati, della nostra politica, vediamo governi più, intraprendenti, che a forza di decreti fanno un'attività legislativa. Inoltre, ovviamente, il potere giudiziario è lasciato ai tribunali. Tutto ciò nel mondo antico non c'era, e un secondo aspetto che divide e separa gli antichi dai moderni è appunto che gli antichi avevano una concezione della politica diversa dall'amministrazione, quindi a ancora maggior ragione si sottolinea questo fatto come democrazia diretta. In particolare la politica era concepita dagli antichi come potere decisionale, e gli organi di governo in questo sia ovviamente l'Ecclesia, la grande assemblea, ma la stessa Boulé, il Consiglio del Cinquecento, come abbiamo poi visto, grazie ai suoi poteri legislativi come i decreti, e come vedremo anche gli stessi tribunali popolari rientravano tutti quanti sotto la funzione della politica, perché avevano un potere decisionale. Quello che importa non era soltanto l'assemblea a prendere decisioni. Quindi gli antichi separavano la politica, la separavano dall'amministrazione, che non era nient'altro che un potere esecutivo subordinato alla volontà della politica. Quindi questo è la grande base, il grande mito di tutti coloro che sono favorevoli a una democrazia diretta. Quindi un potere decisionale, possiamo quasi dire illimitato, e la contropartita un potere esecutivo subordinato a tale potere, subordinato alla politica. E nel caso di Atene erano gli aiarcai, cioè i magistrati, avere questa funzione di far eseguire le volontà, le decisioni che erano state prese, sia i magistrati, ma anche la stessa Boulé aveva compiti amministrativi. La Boulé era l'organo più importante a livello amministrativo dei magistrati, e quindi qui di nuovo sottolineiamo come appunto nel mondo antico non esisteva questa separazione dei poteri e gli organi di governo avevano più funzioni.
La Boulè, diciamolo ancora una volta, aveva sia delle funzioni, un potere amministrativo, ma anche politico. Abbiamo una Costituzione che non emula le leggi dei vicini, in quanto noi siamo più d'esempio ad altri che imitatori. E poiché essa è retta in modo che le leggi spettino non a poche persone, ma alla maggioranza, essa è chiamata democrazia. Di fronte alle leggi, per quanto riguarda gli interessi privati, a tutti spetta un piano di parità, mentre per quanto riguarda la considerazione pubblica dell'amministrazione della città, ciascuno è preferito a seconda del suo emergere di un determinato campo, non per la provenienza sociale, ma più per quello che vale. E ora andiamo a analizzare i principali organi di governo dell'Atene democratica. Ovviamente il primo è l'Ecclesia, l'Assemblea popolare, la quale appunto rappresentava l'organo decisionale per eccellenza della democrazia diretta ateniese. Ma chi è che vi partecipava? Ovviamente chi erano i cittadini? Ovviamente erano cittadini maschi adulti sopra i 20 anni. Essi avevano il diritto di parlare e di partecipare. Il luogo fisico nel quale si trovavano era la Pnice, una collinetta fuori dall'Acropoli di Atene. In questa assemblea avvenivano le votazioni per alzata di mano in merito alle elezioni dei magistrati, in particolare le cariche più importanti, quelle che non erano sorteggiate, quindi le cariche militari, gli strategoi o le cariche finanziarie. Inoltre venivano discussi, approvati e votati trattati di politica estera, come l'entrata o no in guerra. Pensiamo al primo discorso di Pericle nella guerra del Peloponneso di Tucidide, trattati anche di politica interna, questioni militari. Pensiamo a Cleone, sempre in Tucide, che infiamma l'assemblea per un intervento più, se vogliamo, muscoloso nei fatti di Sfacteria. Inoltre le questioni che venivano trattate in assemblea avevano, come dire, un sapore sia di politica estera ma anche di politica interna, in particolare i decreti onorifici e i decreti di cittadinanza, quindi quei decreti che conferivano, nel caso dei primi, quelli onorifici, dei meriti a dei particolari cittadini, quindi anche dei soldi, tradotto in modo molto secco, o i decreti di cittadinanza, nella quale la cittadinanza si apriva e coglieva gli stranieri in seno alla cittadinanza. In particolare per quanto riguarda le votazioni, lo storico Musti, basandosi sulla politica di Aristotele, identifica una certa tendenza della democrazia ateniese, una certa propensione ad incidere per larghe maggioranze, quindi una certa tendenza alla unanimità. Ma come avveniva? Di fatto c'erano due modi per i quali si votava all'assemblea. Questo primo modo, questa prima tendenza alle larghe maggioranze avveniva quando la votazione era fatta per alzate di mano. C'è un acceso dibattito appunto se si contavano le mani alzate, c'erano dei magistrati addetti o se bastava uno sguardo. Gli archeologi hanno detto la loro, addirittura studiando il terreno, il pavimento dell'ecclesia, nella quale gli assemblee si potevano dividere per una certa area, per un certo punto area di pavimento, un'area ovviamente potevano stare un tot di persone, quindi in base ai blocchi si poteva pensare un po' come, se vogliamo, ogni tanto oggi nel Parlamento inglese votano proprio a persone, si spostano in diverse camere, ma tutto ciò non è riportato dalle fonti e soprattutto quello che viene dalle fonti è, come dire, votazioni veloci, si vota per alzate di mano lì un colpo d'occhio, quindi per questo che Musti identifica a larghe maggioranze schiacciante che non fosse bisogno di contare. Invece voti, se vogliamo, più minuziosi avvenivano appunto tramite un secondo voto mezzo per votare, che era appunto si usava un sasso. Qui era un voto personale, quindi i voti maggiormente erano contati. Ovviamente era una procedura molto più lunga che veniva fatta in determinate circostanze. E quindi questo un po' rispecchia le tendenze di come si vivevano la politica ad Atene, una democrazia diretta. Quindi se vediamo
nell'ordinario, decisioni che ovviamente coinvolgevano tutti quanti, tutta la cittadinanza, si cercava una larga maggioranza, quindi non solo il 50 più 1, ma appunto una larga maggioranza che desse quasi l'impressione che tutta la cittadinanza, tutta la città andasse in quella direzione. Invece per casi più diretti, più di persone, come nel caso dei magistrati, o se vogliamo anche qui ci torna in mente l'ostracismo, questa tipica procedura di Atene, tipica della prima democrazia, quando abbiamo tutta la cittadinanza unita contro la tirannide. Ebbene, in questo caso Musti legge che c'è un'intenzione, proprio una volontà di contare i voti a persona, come anche questa procedura sarà nei tribunali popolari, quando si vogliono proprio contare i voti, ebbene, quando appunto la città si muove contro un individuo, un singolo, pensiamo ad esempio all'apologia di Socrate, è un esempio che ci è riportato, dove lì di fatto si contano i voti quando è in ballo lo statuto, lo status di una persona, nel caso di Socrate o la vita o la morte, la condanna o diversamente. Ebbene, parlando di cittadinanza, ovviamente abbiamo detto nel precedente video, possiamo così ipotizzare, gli storici ipotizzano una cittadinanza tra 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, addirittura ai tempi di Pericle si ipotizza 60.000 cittadini. Ebbene, ma noi se adesso volessimo interrogarci usando una chiave di lettura della partecipazione, e andiamo un po' a scavare nei dettagli, era così, tutta la cittadinanza era unita, questo popolo era così fremente di partecipare? Bene, innanzitutto è curioso e ci chiarifica come appunto l'assemblea, il luogo dell'assemblea era appunto la collina della Penice, un luogo che per proprio limite fisico poteva contenere 8.000 persone, ma già siamo abbastanza abbondanti. Se vogliamo arrivare alla cifra tonda di 10.000 è quasi impossibile, anzi è impossibile proprio per capienza fisica, non si sa dove mettere le persone, cioè altro che sold out. Ebbene, ed è anche particolare come c'era un luogo di fatto ad Atene dove tutta la cittadinanza si riuniva, poteva accogliere tutta quanta la cittadinanza e non solo, un luogo nel quale una persona da sola poteva parlare e farsi sentire a tutta la cittadinanza, e questo luogo ovviamente è il teatro di Dionisio, nelle famose feste, ed è emblematico come in questo luogo dove veramente partecipava tutta la cittadinanza e non solo, nel caso delle feste dionisiache anche gli stranieri, c'era posto per 30.000 persone e più, e invece la Penice, tornando al nostro discorso, ha una capienza proprio massima di 8.000 persone. E questo dato va in comune appunto con quello che ci dicono le fonti, ovviamente sono forti come Tucidide, che come dire vede di malocchio la democrazia radicale, è più affine alla oligarchia, in specie modo il colpo di Stato del 411. Ebbene, Tucidide nel raccontarci questi fatti, nel raccontare i fatti di il colpo di Stato che è avvenuto a seguito dei 400, quindi il colpo di Stato di Terramene, il colpo di Stato dei 5.000, Tucidide dice in modo estremamente violento che di fatto la cittadinanza in assemblea si riunivano 5.000 persone quando andava bene, quindi come dire, la cittadinanza in giornate come dire, normali di riunione dell'assemblea, i giorni che erano dedicati, poteva venire anche un numero minore di partecipanti. E quindi qui Musti, cercando di tirare una cifra tonda, ipotizza di fatto una partecipazione sulla media sui 6.000 cittadini. E quindi se noi abbiamo in base ai nostri ipotesi di cittadinanza, appunto 30, 35, 40.000, 45.000, abbiamo appunto una partecipazione popolare che si aggira al 15, al 20, al 30%, quindi un grande calo della partecipazione. Qui sfondiamo un primo mito per quanto riguarda la partecipazione, tutto questo, il mito che c'è intorno ad Atene, tutto questo popolo che partecipa direttamente. In realtà soltanto il 15-20% degli aventi diritto partecipava all'assemblea, poi ovviamente nelle sedute più importanti partecipava più gente, ma
non era proprio gli ateniesi questo popolo che viveva totalmente di politica, doveva anche mangiare, special modo le riunioni di Atene che si facevano in città. Se tu eri un contadino, avevi la tua media piccola proprietà, per recarti fino ad Atene dovevi appunto eh, dedicare un'intera giornata, una giornata del tuo lavoro. È vero che avevi gli schiavi e tutto, però, come dire, costava energia, costava anche a livello, se vogliamo, di investimento della propria vita. Tornando a noi, sul discorso della partecipazione, lo storico Hansen individua tre gradi di categorie che possiamo trovare intorno alla partecipazione all'assemblea. In particolare il primo ovviamente sono i passivi, cioè coloro che rifiutavano completamente di partecipare all'assemblea, quindi qui abbiamo gli oligarchi, il celebre Antifonte, che non ha mai partecipato in politica ed era mal visto. Inoltre abbiamo un secondo gruppo che possiamo dire è un gruppo molto ampio, erano quei cittadini che partecipavano per ragioni, se vogliamo, più economiche, soprattutto nel IV secolo. Hansen ha studiato, approfondito l'Atene del IV secolo e quindi quando nel IV secolo venne conferito il mistos, cioè la paga pubblica, anche per chi partecipava. E quindi qui appunto veniva fatto tramite una sorta di ricompensa. E infine, sempre riguardo al IV secolo, attenzione, teniamolo bene in mente, era presente chi partecipava, era una stretta minoranza, formava un'elitica di professioni, i famosi retor, che questa elite politica, grazie alla sua ricchezza e quindi anche grazie alla sua cultura, esercitava di fatto un potere professionale nella politica. Quindi qui una minoranza, e da qui che una sorta di minoranza di gli eletti venivano da questa minoranza per accedere alle magistrature più importanti. E quindi qui vediamo come il professionismo ad Atene era presente, come è presente a noi anche oggi, però appunto una democrazia diretta nessuno andrebbe mai a pensare in particolare ad Atene, però come si è visto nel IV secolo si verificavano anche questi. L'assemblea a livello nominale appunto decideva su fatti che erano stati discussi e decisi dal Consiglio dei 500, dalla Boulé. Il Consiglio dei 500 emanava un decreto preliminare, il famoso pro bulema, e questo veniva discusso, no, per alzata di mano in assemblea. Però ovviamente questo decreto poteva essere elaborato nel dettaglio, completamente stravolto, poteva anche essere rimandato indietro. L'assemblea appunto aveva il ruolo di legiferare su determinate questioni. E ovviamente è diversa la storia, quindi qui dobbiamo tenere ben presente il video precedente, quando abbiamo parlato delle varie tappe del pensiero, della storia della democrazia ateniese. L'assemblea del V secolo ovviamente è un'assemblea popolare sovrana che poteva approvare decreti, fare legge, essere giudice, quindi qui il discorso che abbiamo fatto all'inizio, come nel mondo antico, lo stesso organo di governo abbracci quelli che noi oggi chiamiamo la divisione dei poteri. Qui l'assemblea ateniese del V secolo le abbraccia tutti e tre. Invece un cambiamento è avvenuto nel IV secolo con le varie riforme, cercare di ridurre gli aspetti più radicali. E quindi qui fare leggi viene affidata proprio delle figure dei magistrati creati nel IV secolo e quindi divenne, diciamo, un monopolio dei 6.000 sorteggiati, coloro che pronunciavano il giuramento eliastico e che quindi tramite il sorteggio poi andavano a ricoprire quella determinata carica, i nomotetai, appunto coloro che facevano le leggi. Questo si avvenne con la grande revisione legislativa del 403-402, quindi quando la democrazia fu nuovamente ristabilita. Dopo questa data i decreti furono distinti di fatto dalle leggi. La procedura del Grafè Paranomon, ovvero questo decreto che l'assemblea puniva coloro che erano una persona che emanava un decreto che poi si scoprì dannoso per la città, poteva incidere, poteva essere vittima appunto di questa procedura Grafè Paranomon che veniva portata in tribunale e come dire, messa sotto giudizio di aver appunto
e qua è interessante, di aver ingannato il popolo con un decreto non vantaggioso per la città. Non si puniva il popolo che aveva di fatto approvato ed eletto questo decreto, ma si puniva il proponente con questa procedura del caffè Paranomo. Tuttavia, come ho detto anche nel video precedente, tutti questi vari occasioni, tutti questi vari meccanismi per ridurre gli aspetti radicali dell'assemblea del V secolo, ebbene, con la guerra con Filippo dal 340-338, l'assemblea si riaccese, l'assemblea ripresa la propria egemonia istituzionale, quindi qui si vede come in momenti di particolare tensione. Infatti noi l'assemblea del V secolo, l'assemblea furente, impulsiva, dobbiamo sempre tenere presente che la analizziamo durante la guerra del Peloponneso, e quindi qui nel IV secolo un ritorno di questo aspetto radicale si ebbe di nuovo con una guerra che veramente costò ad Atene. Atene si giocava il tutto per tutto. Nella realtà, come dobbiamo immaginarci questa assemblea? L'uditorio dell'assemblea irrompeva le, le orazioni, i dibattiti, applaudendo, protestando, ridendo, e talvolta un oratore poteva essere addirittura fischiato. Questi sono appunto ci riportano tutte dalle fonti del IV secolo, Demostene e non solo. Addirittura un oratore poteva essere disturbato da un gruppo suo rivale a livello politico. Le interruzioni avvenivano spesso, ma potevano anche nascere domande e obiezioni fra un cittadino, un oratore e un gruppo di cittadini. Quindi era veramente un ambiente vivo, un ambiente, se vogliamo, qui face to face, un ambiente che si discosta molto dal nostro immaginario idilliaco, dove un oratore parla per il bene della città e tutti quanti lo sanno, lo capiscono e votano. In realtà la realtà era molto differente da tutto ciò. L'Ecclesia, insieme ai tribunali popolari, la dicasteria, erano il cuore della democrazia radicale ad Atene. Il compito dei tribunali popolari era principalmente quello di giudicare le accuse private, le diche, e le accuse pubbliche, le graffe, ma inoltre esercitavano un forte potere politico. E quindi qui vediamo come appunto nel mondo antico, ancora un altro esempio di come appunto gli organi di governo andavano fuori da quelli che noi oggi vediamo e incaselliamo nella divisione di potere. Tutto ciò non era conosciuto nel mondo antico. Infatti i processi politici avevano il potere, il controllo sui magistrati tramite la rendicontazione delle cariche, e gli stessi leader politici erano soggetti a tutto ciò. Un aspetto del pensiero democratico antico che ci avvicina alla democrazia diretta dei tribunali popolari è l'assenza di professionismo politico. Infatti i tribunali popolari erano composti dalla famosa lista dei 6.000 giurati, venivano estratti tramite un sistema complesso di multipli sorteggi. Venivano estratti 600 cittadini dalle 10 tribù di Atene. Ovviamente chi parteciparono erano cittadini volontari, ma attenzione, cittadini maschi adulti volontari, ma superiori ai 30 anni. Quindi qui una grande differenza: se nell'Ecclesia tutti i cittadini dai 20 anni in su potevano partecipare e parlare, qui nei tribunali soltanto dai 30 anni in su. Ovviamente il sistema di multipli sorteggi è descritto in modo attento da Hansen nel suo studio della democrazia del IV secolo. All'inizio i giurati appena sorteggiati erano soggetti al giuramento eliastico, e l'ampiezza delle giurie variava a seconda delle udienze, da un gruppo di 201 fino a un gruppo di 2501. Quindi qui attenzione sempre ai numeri dispari per non creare situazioni di stallo. Nonostante tutto ciò, il sorteggio, il non professionismo politico, ebbene, il sistema ateniese fu vittima di corruzione, in particolare per quanto riguarda i tribunali, l'opera dei sicofanti. Costoro erano individui che in un'accusa privata potevano ottenere guadagno
appunto perché ad Atene non c'era la polizia, non c'erano i PM, tutte le accuse venivano portate da cittadini privati in tribunale. Pensiamo all'apologia di Socrate, quando sono tre cittadini che da privati accusano Socrate e lo portano in tribunale. E quindi chi vinceva poteva avere anche un guadagno a livello anche di economico, quindi c'era un primo interesse, ma soprattutto si poteva trovare maggior ricchezza nel ricattare, i sicofanti ricattavano i loro accusati. Ovviamente questo è un aspetto degenerato della democrazia radicale, che soprattutto verso la fine del V secolo i cittadini ateniesi mal sopportavano. Infatti nel 404, con il colpo di Stato dei 30 tiranni all'inizio, questi individui erano ben visti perché con la loro maniera forte avevano annullato, avevano cancellato questi sicofanti dalla città. Poi ovviamente la storia dei 30 tiranni va avanti, loro vanno proprio contro la ricchezza, vogliono trasformare Atene in una nuova Sparta, ma tutto questo è un'altra storia. Ebbene, riguardo ancora i limiti d'età, lo storico Hansen sottolinea come il mistos di Casticos, ovvero la paga pubblica dei giurati, la paga pubblica giornaliera, forse probabilmente rivolta ai vecchi e agli invadili, questo perché la paga di Treoboli aumentata da Cleone negli anni 20, se non erro, 425, 400, scusate, 425, 424, non mi ricordo bene gli anni, siamo in quel lasso di tempo, il famoso demagogo Cleone aumentò la paga pubblica dei tribunali. E quindi chi è che poteva di fatto partecipare? I vecchi invalidi, ovvero quegli elementi della società che ormai erano un relitto della società stessa. Infatti, se non si aveva più figli, si era lasciati a se stessi. Siamo in un mondo antico, non c'è nessun sistema di welfare, non ci sono le pensioni, non ci sono gli ospedali, non c'è niente di niente. Quindi l'unico modo che una persona poteva continuare a vivere, potremmo dire forse un po' sotto la dignitosità, poteva vivere una vita precaria, era partecipando come volontario ai cittadini, scusatemi, come giudice ai tribunali popolari e ricevere 3 oboli al giorno. E quindi per questa ragione che Aristotele, sia nella politica sia nella Costituzione degli Ateniesi, descrive la democrazia radicale come il sistema in cui il demos legifera attraverso i decreti in assemblea e opprime i ricchi attraverso i tribunali. A suffragio di ciò, Domenico Musti riconosce, come sia nel quinto ma anche nel quarto, una permanenza della popolazione urbana sia nell'assemblea sia nei tribunali. Quindi questo era il cuore di fatto, la città, soprattutto il Pireo, cioè la città che proprio si dà dal porto, il cuore della democrazia radicale. Quindi qui i nullatenenti che non avevano proprietà potevano o armarsi, tra virgolette, come rematori nel trireme della flotta imperiale, oppure i vecchi invalidi potevano ricevere una paga minima come tribunali nell'amministrazione dello Stato. Hansen ricorda come nel IV secolo i tribunali popolari potevano intentare processi politici secondo 4 tipi di accuse: un graffè paranomon contro i decreti giudicati incostituzionali, un graffè nomon me epideion teininai contro le leggi, l'esangelia eis tu demon, che era anche qui, e quando l'assemblea giudicava gli strategoi, li accusava di tradimento, di corruzione, bene, l'assemblea diventava a sua volta un tribunale. Quindi qui un altro esempio di come nel mondo antico gli organi di governo assumevano varie funzioni. L'assemblea, l'ecclesia diventava un tribunale e giudicava gli strategoi. Un esempio storico è il famoso processo delle Arginuse, quando appunto i tribunali vennero giudicati dalla stessa assemblea. L'ultima accusa il famoso eutunai, ovvero la fase finale del processo della rendicontazione delle cariche, dove i magistrati corrotti venivano messi, come dire, sotto processo. Per quanto riguarda il primo, cioè il graffè paranomon, quando un decreto era giudicato incostituzionale,
o dannoso per gli interessi del popolo diventava nullo, il proponente veniva punito da un'ammenda o, se giudicato in modo particolarmente gravoso, con la perdita della cittadinanza, cioè l'atimia. Il Tribunale Popolare, di conseguenza, poteva far cadere le decisioni dell'Assemblea, ma la procedura, attenzione, non era rivolta al demos, ma contro il proponente, anche qui a persona, e quindi qui una persona, tornando al nostro discorso precedente, che quando si legifera, quando la città, o meglio, si esprime per il suo bene, cerca di farlo tramite la più larga maggioranza possibile, quando invece è in ballo lo statuto di una persona, bene, viene proprio il conto dei voti minuzioso, come nel caso dell'ostracismo, come nel caso dei tribunali. In questo caso si andava in tribunale e in modo segreto i giudici votavano. Ma a parte tutto, il Grafè Paranomon era considerato appunto dagli dai ateniesi democratici, una solida difesa costituzionale e l'unica vera sicurezza contro le leggi. Infatti, se fosse stata proposta o eletta, votata una legge contro gli interessi del Demos della città, questo era uno strumento per poter evitare. Invece, per quanto riguarda una legge giudicata incostituzionale, e quindi il Garfè Nomon Me Epideion Teininai, in questo caso, come avveniva la procedura? Era sempre la stessa, soltanto che aveva anche le stesse identiche conseguenze che aveva per il decreto. In particolare, il fine di questa procedura era che la decisione, che nel IV secolo, ricordiamo, non è più, si vive questa scissione fra decreti che spettano all'Assemblea e le leggi vengono date esclusivamente a un nuovo corpo di magistrati, i nomotetai. Ebbene, i legislatori, queste figure che avevano appunto creato una legge, in questo caso i giudici avevano ben a disposizione un'intera giornata per poter verificare se questa legge fosse illegale o meno. Infine, ricollegandoci al tema di come sì, tutti questi tentativi nel IV secolo sono stati fatti in un'ottica per evitare un ritorno degli aspetti radicali dell'assemblea del Demos. Bene, nel 355, a seguito della gravosa sconfitta degli alleati, l'assemblea, l'ecclesia, perse l'ultimo potere giudiziario, cioè la famosa Esanghelia Eis ton Daemon, la procedura per la quale appunto l'assemblea diventava un tribunale e poteva giudicare i strategoi accusati di tradimento e di corruzione. Ebbene, dopo questa data, il 355, l'assemblea, l'ecclesia perse questo e questa procedura, tutti i processi di fatto, sia nei confronti degli strategoi, furono lasciati al giudizio del tribunale popolare, quindi l'assemblea alla metà del IV secolo perde anche come dire, questo diritto, questo potere. La Boulé, il Consiglio del 500, è l'organo e il cuore della riforma di Clistene, quindi il cuore della prima democrazia. Infatti rappresentava gli interessi dell'intera cittadinanza perché univa gli interessi della città, del Pireo, città propriamente detta, con gli interessi del territorio, quindi rappresentava gli interessi di tutta quanta la cittadinanza nell'Attica. Infatti, per la sua composizione, la Boulé era formata tramite il sorteggio di 50 cittadini per ogni tribù. Ovviamente erano cittadini maschi adulti, anche qui superiori ai 30 anni, i quali erano predisegnati dai demi locali, quindi qui si vede proprio come la partecipazione diretta, una partecipazione, se vogliamo, una rappresentanza anche locale, se volessimo usare questo termine un po' moderno, ecco. I membri del consiglio erano chiamati prittani e ogni mese del calendario politico, che si chiama Pritania, e ovviamente essendo le 10 tribù il calendario politico ad Atene era diviso in 10 mesi, e quindi qui una particolarità di come se la vivevano gli ateniesi: avevano un calendario politico di 10 mesi, che ovviamente doveva essere combaciato. Ovviamente qualche mese, soprattutto i mesi finali, duravano di più rispetto ai precedenti, perché ovviamente il calendario di tutti quanti è sempre quello solare, ma
c'era ancora un terzo e ultimo calendario, che è quello religioso, che si basava sul calendario lunare. Quindi ad Atene si viveva con tre calendari. Tornando a noi, i, i membri del consiglio, che erano chiamati Pritani, e ogni mese del calendario politico, la Pritania, formavano un comitato esecutivo che amministrava la politica interna ed esterna della polis. Ogni giorno veniva sorteggiato nuovamente tra i Prittani, cioè tra coloro che di fatto che in quel mese politico gestivano di fatto la città, veniva sorteggiato il presidente, l'Epistates ton Pritaneo, e questa figura fungeva da capo dello Stato, da presidente, se vogliamo, della Repubblica, e che rappresentava anche appunto tutta quanta la città nelle relazioni esterne. Una particolarità che soltanto una volta, se non erro, si poteva essere sorteggiati. E quindi è una particolarità, qui veramente la bandiera della democrazia diretta sventola. Di fatto c'è una buona probabilità che ogni cittadino ateniese nella sua vita fosse sorteggiato come presidente della Repubblica, potremmo dire in modo estremamente improprio. Tornando a noi, il compito principale della Boulè, essendo un organo di magistrati, l'organo di magistrati più importante, più alto, era quello di, appunto, di amministrare lo Stato, di convocare l'assemblea con l'ordine del giorno, di gestire l'ordinamento della politica esterna. In particolare nel V secolo i Pritaneis e ovviamente l'Epistates Pritaneo presiedevano le sedute dell'assemblea. Tuttavia fra il 403-2 e il 379 e 8 il loro incarico venne trasferito ai nuovi poedroi, i quali queste nuove figure di magistrati presiedevano a loro volta l'assemblea, e tra questi nove veniva anche qui di nuovo nuovamente sorteggiato un presidente, l'Epistates ton Proedron. Ebbene, questi nomi poeti è quanto agghiacciante se pensiamo all'inizio del colpo di Stato del 411, siamo nel V secolo, all'inizio subito, anzi siamo nel 413, quando arriva subito la notizia della disfatta siciliana, gli oligarchi, tutta la città, non solo gli oligarchi, relativamente più moderati, si muovono per poter placare, fermare gli aspetti più radicali e fondano per la prima volta questo nuovo ordine dei nuovi poedri. Ma questo ovviamente è un'altra storia, però per ricordare da dove viene tutto ciò, che se uno studia un attimo, sa un po' la storia di Atene, fa sempre un po' di impressione. Qui si vede, è uno di quegli aspetti nel IV secolo che si tenta di un aspetto, se vogliamo, moderato. Secondo Musti, ovviamente, forme di assenteismo, oltre che nell'Ecclesia, si verificarono anche qui tra i consiglieri del mese politico, ovviamente non tutti quanti potevano partecipare, sebbene pur sorteggiati, alla Pritania politica. E quindi dentro lo stesso collegio politico del mese politico si verificarono forme di divisione, forme anche di professionismo politico, e quindi qui un po' il volto realista che anche in una democrazia diretta questo può avvenire. I poteri del Consiglio erano procedurali di controllo, soprattutto anche nell'esercizio delle altre figure, degli altri magistrati, ma anche di controllo negli aspetti militari e della finanza. Lo storico Hansen riporta casi di corruzione e tradimento. In questi casi di corruzione e tradimento la Boulè poteva trasformarsi in tribunale tramite la procedura dell'Esanghelia eis ten Boulen, e quindi giudicare, dove i consiglieri votavano e giudicavano tramite dischetti e non per alzata di mano, quindi qui come di fatto un tribunale vero e proprio, i magistrati accusati di corruzione. Inoltre ancora riguardo alla partecipazione appunto al consiglio, prima abbiamo parlato di Musti che parla proprio della Pritania, quindi di quella tribù che nel mese politico di fatto gestisce e amministra la città. Hansen, uno sguardo un po' più ampio, rivolto a tutto quanto il Consiglio del 500, evidenzia come l'età media dei membri che per la prima volta si affacciavano a questo organo
e si aggirasse intorno ai 40 anni e che, come dire, la tendenza che fossero i ricchi a essere sorteggiati, a poter dedicarsi appunto a tutto ciò. E quindi Ansel sottolinea come a livello realistico tale organo di governo non potesse essere mantenuto da volontari. Infatti in particolare nel IV secolo non vi fu un adeguamento corrispondente ai mutamenti della popolazione, come abbiamo detto nel video precedente. Il IV secolo la media e piccola proprietà, la proprietà oplitica, se vogliamo dirla così, vive una profonda crisi, quindi qui vive un profondo, si spinge per andare a vivere in città, cercare una sopravvivenza nella città e nel Pireo. Quindi questo nel IV secolo muta un po' i cambiamenti proprio della popolazione, maggior persone vengono ad Atene, però ovviamente tutto ciò non ci fu una contropartita, non ci fu un bilanciamento dei rapporti tra appunto chi viveva, una presentanza dei rapporti all'esterno con l'interno. E riporta come Hansen sottolinea come ci viene riportato lo stesso Demostene come per partecipare, come vennero reclutati a forza anche qui forza tra virgolette, vengono reclutati a forza dei membri del Consiglio per assegnare i posti all'interno proprio dello stesso Consiglio, fuori le tribù esterne che non erano dentro la città avevano proprio una carenza di persone e nel IV secolo furono costretti a una sorta di reclutamento forzato ovviamente, però anche qui ci spiega la crisi della partecipazione era presente anche nell'organo nel Consiglio dei 500. Infine un aspetto che possiamo denominare così, sottolineare, possiamo descriverlo nel contesto di una democrazia sociale. E quindi una pratica per arginare la disuguaglianza sociale era la dokimasia ton adunaton, ovvero nel IV secolo la Boulé esaminava i più poveri tra gli invalidi che non erano in grado di guadagnarsi da vivere e avevano un patrimonio inferiore a 300 dracme. La Boulé faceva questa lista di questi strati sociali più poveri e chi era riconosciuto come tale aveva il diritto di ricevere una pensione di 2 oboli al giorno che veniva distribuita direttamente dal Consiglio tramite decreto, quindi qui un aspetto della democrazia sociale, questi 2 oboli ovviamente ci portano alla mente come il mistos che nei tribunali era di 3, quei 2 oboli fosse una paga minima per mantenere sempre presente quel compromesso sociale che ovviamente era nato con l'Atene Periclea, ma anche nel IV secolo questo compromesso sociale è uno degli aspetti per quale anche le fonti antiche vedevano nella democrazia di Atene un regime appunto del demos dei più poveri per tutta questa serie di politiche. Ai arcai, cioè i magistrati, il loro compito era quello di governare, di dare ordine ai cittadini, ovvero di far eseguire le decisioni che erano state prese dagli organi di governo. Il controllo dell'assemblea che effettuava su di essi avveniva attraverso la dokimasia, cioè la rendicontazione delle cariche, prima nell'entrare in carica dei magistrati e alla fine. Aristotele nella politica definì la democrazia radicale come il regime in cui la funzione subordinata degli amministratori era contrapposta a quelle delle oligarchie, nelle quali nelle oligarchie i magistrati di fatto governavano loro direttamente la polis. Un aspetto della democrazia radicale, scusatemi, della democrazia diretta di Atene è appunto che l'iniziativa decisionale era lasciata al boulemos, cioè al cittadino volontario, ma questa veniva realizzata, ovviamente passava attraverso i magistrati che convocavano le sedute, preparavano il relativo ordine del giorno, cioè davano tutti quegli strumenti per poter permettere un'autentica realizzazione dell'iniziativa volontaria del cittadino. Tuttavia nel IV secolo Hansen ha sottolineato come le varie magistrature furono progressivamente concentrate un numero ristretto di persone che appunto volontariamente si dedicava alla politica, alla vita pubblica, però questo gli ha dato una sorta di
creato una sorta di una elite che sapeva, attraverso la pratica, sapeva come amministrare. Una elite ovviamente formata a livello anche spontaneo, perché ad Atene un magistrato non poteva per 2 anni di seguito aderire allo stesso ruolo amministrativo, essendo investito della stessa magistratura, ma ogni 2 anni poteva ritornare a quel modo, quindi una sorta di sapienza, una sorta di sapere tecnico. L'elezione di magistrate veniva per alzata di mano, ma questo veniva solamente per le cariche militari e finanziarie, e questo avveniva in una seduta particolare, una seduta speciale dell'Ecclesia, in primavera, appunto, quindi con l'inizio del nuovo anno, l'estate, era appunto la stagione della guerra, dove tutto quanto il mondo politico di Atene aveva un nuovo corso. E tale procedura non aveva un valore di decreto, e quindi questo era una cosa positiva, perché appunto non essendo un decreto non si poteva incorrere alla procedura de gaffe paranomo, quindi essere portato in tribunale. Oltre all'elezione di magistrati più importanti, ovviamente a livello militare e finanziario, la maggior parte dei magistrati veniva sorteggiata. E qui essere il loro sorteggio, quindi non c'era bisogno di qualche competenza in particolare tecnica, qualche conoscenza. Essi erano impiegati in compiti per lo più amministrativi, come ha riportato Aristotele. E queste capacità, in altre parole, non avevano non c'era bisogno di grandi capacità elevate, erano appunto ruoli subordinati sui ruoli dell'amministrazione. Ovviamente un altro principio fortemente democratico è la rotazione delle cariche di questi magistrati. Però ovviamente dalle varie fonti, come anche sottolineato come prima riportato da Hansen, dalle varie fonti emerge come vari esempi di cittadini particolarmente attivi, ricordiamolo sempre volontari, furono magistrati per più volte, ovviamente non per 2 anni consecutivi, ma a scaglioni, un anno una carica, l'altro anno un'altra carica, per poi ritornare. Quindi è qui un sapere, se vogliamo, tecnico, sempre fatto comunque da cittadini volontari. L'organo più importante a livello dei magistrati ovviamente era il collegio dei strategoi, cioè dei generali. Essi erano appunto nominati, rappresentavano ogni tribù portava dei candidati che venivano eletti dall'intera assemblea. Diversamente che nel quarto secolo, nel quale si verifica appunto la specializzazione della guerra, del professionismo della politica, questo legame appunto di eleggere ogni strategoste da ogni tribù, questo legame svanì. Ma forse lo storico Musti, studiando le fonti, riporta che già qualcosa era successo in epoca periclea, quindi questo legame, questa rappresentanza del territorio al massimo organo dei magistrati svanì. Infatti, secondo molti, si verificò tra il quinto e il quarto, si verificò un periodo della cosiddetta doppia strategia, nella quale ogni tribù poteva essere rappresentata da due magistrati. Ovviamente il numero era sempre di 10, però una in quell'anno, in quel contesto, saltava. Pensiamo se durante una guerra uno strategos moriva, bene, in caso eccezionale poteva essere rimpiazzato da un altro membro di un'altra tribù. Però qui la questione è molto aperta, gli storici sono divisi ancora, però c'è sempre il questione della doppia strategia, ed è grazie a questo meccanismo che Pericle stesso riuscì a rivestire la carica per ben 15 volte lungo il suo quarantennio di egemonia politica, e si vede bene dalle fonti come dalla stessa tribù Pericle e un suo collega provenissero dalla stessa tribù, e quindi sempre il numero 10 era lasciato, ma una tribù, come dire, ha cessato, ha dato il suo voto di rappresentanza all'interno di questo importantissimo, il più importante collegio militare. L'ultimo organo di governo che andiamo ad analizzare, che
sarà molto importante soprattutto per la fine. L'ultimo organo di governo è il Consiglio dell'Areopago, ovvero la massima magistratura aristocratica di età arcaica, che curiosamente ritornò alla ribalta con la restaurazione democratica del 403, con il compito di sovrintendere l'applicazione delle leggi da parte dei magistrati. Quindi qui vediamo per tutto il IV secolo, o ad ogni sconfitta di Atene dal punto di vista militare, ebbene, un incremento del potere di questo organo, ovviamente di origine aristocratica. Quindi qui questo tentativo, questa tendenza nel IV secolo di voler appunto scongiurare quei aspetti radicali della democrazia. Ebbene, infatti subito dopo la sconfitta nella guerra degli alleati del 357-355, all'Areopago venne affidato un nuovo procedimento penale contro il tradimento e la corruzione. Successivamente, dopo la disfatta di Cheronea del 338, questo consiglio fece in modo che venisse nominato Focione nell'elezione dell'assemblea per i nuovi strategoi, quindi una forte immissione dentro gli affari, appunto, dentro il potere, la gestione dell'assemblea polare. Quindi qui vediamo una forte forza. Dalle fonti antiche emerge che nel periodo della guerra con Filippo di Macedonia, l'assemblea, attenzione però, su mozione dello stesso Demostene, cioè un democratico antico che noi veramente possiamo fidarci, quindi l'assemblea su mozione di Demostene, quindi l'uomo democratico, approvò un decreto secondo cui veniva permesso all'Areopago di giudicare qualsiasi cittadino per qualunque reato, quindi qui un potere che supera addirittura quello dei tribunali. Tale consiglio quindi nel corso del IV secolo acquisì progressivamente potere, e questo per arginare e scongiurare gli eccessi del demos. Tutto questo aumento di potere si sviluppò e continuò anche in epoca ellenistica, quando ormai perdiamo dalle nostre fonti, abbiamo solo pochi frammenti, possiamo dire veramente poco. Possiamo dire che appunto che in età ellenistica questo processo continuò e arrivò fino appunto all'età romana, quando ormai Atene cadde sotto i colpi di Silla, siamo nel I secolo a.C., e di fatto l'Areopago ridiventò l'organo più importante. Atene ritornò di nuovo a essere un'oligarchia, e quindi il potere dell'Areopago, quindi degli aristocratici, il potere dei magistrati ritornò come in età arcaica, e in questo momento possiamo dire che con Silla la democrazia ateniese abbia cessato di vivere, e non è un caso appunto con il ritorno dell'Areopago al potere. E adesso andiamo a concludere, quindi concludiamo questa prima tappa di questo percorso che ci porterà ad analizzare la storia della democrazia diretta. In questa prima tappa abbiamo parlato della storia di Atene, quindi la storia di questo laboratorio politico in continua evoluzione. Abbiamo cercato di intravedere come è nata, quindi dal VII-VI secolo, abbiamo cercato di dire qualche parola all'inizio del V secolo, poi abbiamo analizzato appunto l'Atene del V e del IV secolo. Infine in questo video conclusivo abbiamo abbiamo analizzato i principali organi di governo secondo le 4 chiavi di lettura. Ebbene, questo video si conclude, in seguito andremo a parlare del ritorno della democrazia ovviamente in Occidente, quindi partiremo da Rousseau, che ha riportato almeno a livello teorico la democrazia, e parleremo del progetto politico che ha preso vita, seppur vita breve, della Comune, quindi un progetto di democrazia diretta. Noi finiamo qua e spero di avervi annoiato, ma non troppo.